Occhio di lince, di nuovo occhio di lince, ciao. Dovuto alle richieste, mi hanno chiesto di riprendere questo tipo di saluto, quindi è proprio un mio marchio che poi ho tenuto per circa quasi 3 mesi. Bene, oggi parlerò di un argomento molto diffuso per quanto riguarda la pratica di yoga e altri tipi di discipline o comunque dei concetti che è la postura. Allora, ricordati sempre di iscriverti al mio canale, di mettere la campanella, eccetera, eccetera, mettere i like, iscrivi il commento e via di seguito, ok? Bene, passato questo, adesso parliamo un pochettino, cioè 2-3 minuti di questo concetto di postura. La postura, attenzione, non va trattata solo esclusivamente con delle posizioni, per esempio, di yoga statiche, anche perché noi non siamo statici, per cui non è che stiamo lì fermi come un pallo, almeno che magari uno, che ne so, stia lì a letto a dormire e quindi in quel momento è fermo, ma durante il giorno non è più fermo, cioè quindi mi muovo, vado, corro, cammino, mi abbasso, muovo la testa, gli occhi, eccetera. Per cui il concetto della postura non possiamo tenere o comunque trattare con delle posizioni di yoga fermi, cioè statiche. Statiche? No, assolutamente no. Allora, tanto per darti un'idea, cioè proprio precisa per quanto riguarda questo tipo di argomento. Immaginate un sgabello con 3 gambe. Ecco, noi siamo così per quanto riguarda la postura. Sono praticamente tenuti dell'equilibrio, l'equilibrio e quindi la maniera in cui ci muoviamo nello spazio. Per cui questo sgabello è tenuto dal sistema vestibulare, le orecchie interne, sistema visivo e il sistema propriocettivo. Ciò che si fa durante magari una lezione di yoga, durante, che ne so, un tipo di ginnastica posturale, che va a trattare soltanto sul sistema propriocettivo, mancano altri due sistemi da comporre questo pacchetto che sia completo per quanto riguarda la postura. Per cui sì, le posizioni di yoga possono aiutare, sì, ma è il 30%. Se questo sgabello sono fatte da 3 parti, da 3 gambe, per cui gli altri due sono pezzi mancanti. Allora, quello che io vorrei fare in questa lezione non è tanto una sequenza di posizioni di yoga, no, quello lascerò comunque adesso qui alla mia sinistra o alla mia destra, adesso non ricordo poi dove mettono esattamente, una pratica dinamica o comunque una pratica con delle posizioni. Poi alla fine della lezione lascerò due link dove lascerò due link proprio di pratica, quindi uno che vuole praticare quello. Poi se uno vuole anche chiamarmi, c'è il mio numero di telefono nella pagina e poi lì c'è scritto informazione che può contattarmi per quanto riguarda le lezioni sulla piattaforma Zoom, potrei farla la lezione oppure una consulenza per quanto riguarda tanti aspetti. Allora, per cui di pratiche di posizione di yoga oggi non lo farò esattamente questi due esercizi, ok? Perché quello sarebbe esattamente il sistema propriocettivo, le posizioni di yoga. Per cui farò due esercizi per il sistema visio-vestibulare e farò due esercizi solo per quanto riguarda il sistema visivo. Per cui vestibulare e visivo quasi allo stesso momento. Ok? Allora, è difficile poi
separare questi due sistemi, perché nel momento in cui io mi muovo la testa, muovo anche il sistema visivo. Allora, farò due esercizi per quanto riguarda gli occhi, quindi sistema visivo, e poi dopo viso vestibulare. Allora, nelle altre lezioni, avevo fatto nelle altre lezioni solo per quanto riguarda il sistema visivo. Adesso lo faccio quasi ripetendo altri esercizi, quindi tanto per cercare di ricordarsi di questi due esercizi qua che ho fatto già nelle altre lezioni, che è l'esercizio si chiama fissazione, per cui devo fissare un punto da 15 a 20 secondi. Utilizzerò il pollice per una questione di comodità, cioè potrei prendere anche una biro colorata, che ne so, una penna colorata, che sia rossa, che sia arancione, bianca e nera no, meglio che sia colorata. Cioè per questione di comodità va bene anche l'unghia della mano, per cui io punto il mio pollice davanti a me e sto fermo per 20 secondi. Questo sarebbe il primo, poi il secondo, senza spostare la testa, potrei mettere l'indice della mano al mento e sposto gli occhi. Devo chiudere l'occhio destro per vedere se riesco a vedere col sinistro in questa diagonale. Se io sposto leggermente più alla mia destra non lo vedo più, quindi devo spostare leggermente più in centro e sto qua 20 secondi. Questo è il secondo punto. Il terzo punto in diagonale a destra, per esempio qui con l'occhio sinistro non riesco a vederlo, devo spostarlo qui va bene, tutti e due occhi. E poi qua in centro, in basso, potrei metterlo ancora più in basso, qui va bene. Là in cima tengo la testa ferma e in diagonale in cima. Qui va bene, ok, bene. È meglio sempre tenere il mento condito perché la testa tende ad accompagnare il movimento degli occhi. Basta vedere durante il giorno, per cui se io voglio muovermi, che ne so, devo girare a destra con la testa, cioè devo girare a destra, devo cambiare direzione, per cui sto camminando a destra, dritto, voglio andare a destra, cosa succede? Prima gli occhi e poi la testa, segue il movimento, ok? Almeno che io abbia una patologia, quindi è un altro discorso. Allora, sempre in posizione di Tadasana, lo faccio anche per la sinistra. Tengo il mento in avanti, fissazione, fisso l'unghia, circa 20 secondi, poi mi sposto a sinistra, tengo, chiudo l'occhio sinistro e vedo se riesco con destro, qui va bene, 15-20 secondi qui, in diagonale, per esempio qui non va bene, ecco qui va bene. In diagonale in basso, posso mettere un po' più in basso ancora e sto qua.
là in cima. E poi in diagonale a sinistra. Aspetta, vedo, chiudo un occhio e qua. Allora, uno potrebbe anche chiedere, ma perché devo fare gli esercizi con gli occhi per la postura? Allora, gli occhi hanno i suoi muscoli estrinseci, quindi quelli più esterni, e intrinseci. Quelli estrinseci sono collegati direttamente, molto strettamente, non direttamente, strettamente ai muscoli o comunque alla zona cervicale. Per cui se io ho già una zona cervicale che gli spostamenti, cioè il spostamento della testa in avanti, assolutamente devo fare degli esercizi per il sistema visivo, assolutamente. Okay? Su questo argomento ho anche fatto, mi sembra, una lezione teorica per quanto riguarda il sistema visivo, comunque avevo dato esattamente degli accenni, se uno vuole approfondirsi, perché questo concetto è tutto quello per quanto riguarda il concetto della neurologia funzionale, che è stata una delle mie formazioni. Ok? Per cui questo esercizio, per esempio, potrei farlo prima della pratica di yoga. Ok? Fissazione. Inizio ad allenare i miei muscoli degli occhi che sono completamente collegati alla zona cervicale. Per cui anche uno che ha dei dolori sulla zona cervicale, questo esercizio potrebbe essere già una delle soluzioni. Ok? 20 secondi, 15-20 secondi ogni punto che poi ti ho fatto vedere. Per cui sono uno dritto, cominciamo da lato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punti. Per cui sono 9 punti da 15 secondi, sono circa 2-3 minuti, pochissimo tempo. L'altro esercizio che potrei fare, che avevo fatto comunque negli altri video lezioni, però circa 2 mesi fa, per cui magari uno ha perso quella lezione, io propongo di nuovo, è convergenza e divergenza, per cui io metto il pollice davanti a me sempre nella posizione Tadasana, ok? Tengo la testa ferma, avvicino il pollice al mio naso, quando inizio a vedere due dita, cioè due dito della mano, cioè due pollice, mi fermo. Ecco, quello è il mio punto. Oppure troppo sfocato il dito. Per esempio qui da me, ecco, questo è il punto. E stendo. 1, 2, 3, da 12 a 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok, anche questo esercizio qualcuno dirà, ma che cosa strana. Allora, potrebbe essere strano, ma te lo assicuro che andando a cercare, non so, esercizi per il sistema visivo, nelle performance degli sport, degli altri, cioè anti-rendimenti, cioè tipo il baseball, che sono dei lance, no? Il baseball, o proprio il calcio, il football americano, tutti questi sport di grandi prestazioni, loro fanno assolutamente degli esercizi per gli occhi, perché sanno già che gli occhi è proprio fondamentale
per avere esattamente degli muscoli allenati per cercare di essere più precisi, per essere più scatanti, per avere una percezione dello spazio migliore. Per cui è assolutamente da fare degli esercizi per gli occhi, magari prima della lezione, durante, non so, mi fermo un minuto e faccio questo, poi, che ne so, alla fine della lezione faccio un altro esercizio. Ecco, questi sono i due esercizi che propongo oggi. L'altro, invece, che è per sistema vestibolare, per cui c'è anche il movimento del sistema visivo, per cui gli occhi si muovono, ma la testa si muove anche facendo esattamente un movimento della testa. Per una questione di comodità faccio anche in piedi, per cui non mi muovo dalla posizione da Tadasana, che è la posizione della montagna, ma vado a fare esattamente il primo esercizio, prima con gli occhi, poi la testa, poi dopo tutto il tronco. Presta attenzione esattamente ai miei occhi, a cosa faccio. Io mi muovo gli occhi a destra, qui non riesco più a muoverli perché si fermano lì, giro la testa, non riesco più, il tronco, toc, toc, e il piede, la schiena, poi il tronco, il bacino e guardo da dietro. Prima gli occhi, la testa, il tronco e tutto il corpo. Gli occhi a sinistra, testa, tronco e tutto il resto da dietro. E al contrario. Invece adesso di fare uno dopo l'altro, cerco di fare il tutto insieme. Prima gli occhi. Questo è semplicissimo, però non dire che no, sì, tanto ho capito già com'è. No, è uno alla volta. Gli occhi, la testa, il tronco, via tutto il resto. Dovrebbe essere poi fluido. Quante ripetizioni? Allora io direi circa 8, 9, anche 12 volte a destra e 12 volte a sinistra, per cui ogni volta che vado a destra e a sinistra conto 1 e quindi faccio 2. Adesso faccio leggermente più veloce. Faccio più veloce, ma dopo, quando ho seguito passo a passo. Prima gli occhi, poi la testa. Prima gli occhi, la testa, il tronco, il bacino fino giù in basso. Ok? Per comodità lascio i piedi fermi. Potrei anche muovere il piede, però meglio così, che in questa maniera è un movimento non troppo, come dire, non troppe informazioni nel mio sistema nervoso centrale, perché devo pensarci anche a muovere i piedi, anche il ginocchio, cioè no, i piedi sono lì, per cui muovo a pezzetti, quindi a piccoli parti del corpo, per essere più coscienti in quell'esercizio che sto facendo. Ok? L'altro invece allargo un pochettino di più le gambe, ok? Si chiama allora questo esercizio invece è in questa maniera: unisco le mani, ok? Completamente, tipo a preghiera. Con gli occhi guardo le dita il dito medio dalla mano destra e sinistra e devo disegnare la figura 8 qui davanti a me. Okay? In questo esercizio potrò anche muovere i piedi, lasciare proprio che ci sia un movimento più fluido. Io devo seguire assolutamente le dita delle mani nel movimento, nel fare questa figura davanti a me.
Per cui molto piano, comincio alla mia destra, vado giù in basso, passo là in cima, qui in mezzo, tocca le spalle e vado. Muovo la testa, gli occhi, vedi che faccio molto lentamente. E poi comincio a muovermi un po' più velocemente. Allora, non fare questa roba qui, ok? Movimento molto ampio e seguo con gli occhi e con la testa. E poi comincio un po' più veloce. E al contrario, quindi devo guardare adesso i polsi interni. Ecco, allora, se per caso questo esercizio qua, nel fare, sentite un po' che vi gira la testa, fermatevi un attimo e poi riprendete, ok? Per cui non sempre questo esercizio può dare degli stimoli troppo, per cui mi gira esattamente la testa, per cui il mio sistema vestibulare non è così allenato, mi fermo, magari torno a fare un esercizio per gli occhi e poi dopo magari faccio questo movimento con dei cerchi più piccoli, non così ampi, per cui muovo di meno la testa. Comunque, il primo esercizio che sembra più semplice, quello più dietro, ma seguendo passo a passo bisogna proprio abituarsi a questi tipi di movimenti per poi dopo accelerare, quindi velocizzare. Questo secondo è già un pochettino più elaborato, per cui cerca di guardare bene questo esercizio, questo video, queste spiegazioni e poi via, si comincia la lezione, ok? Ci vorranno, che ne so, per fare tutti questi due esercizi, tutti questi 4 esercizi, 5 minuti, ecco, do esattamente li stimolo al mio sistema visivo, vestibulare, poi il propriocettivo sono le posizioni, io ci sto lavorando sulla postura, ecco, quindi la postura quando uno dice adesso facciamo una lezione posturale, sì, al 30% però, se non mi attiva il sistema visivo, il sistema vestibulare e soltanto il sistema propriocettivo, sì, è una lezione, è una pratica posturale, ma soltanto il 30%. Per cui quegli esercizi che fanno, ho già visto tante volte, non voglio criticare nessuno, per carità, assolutamente no, però mi mette esattamente un mattoncino, la gabbietta o qualsiasi cosa, e sto lì fermo come un baccalà, allora no, non è così. Quindi sì, va bene, mi apre, mi allunga, eccetera, ma non ci sto lavorando sul 100% sulla postura. La postura deve assolutamente lavorarci su questi 3 sistemi: sistema vestibulare, sistema visivo e il sistema propriocettivo, che è quello che del movimento, è la maniera in cui mi muovo nello spazio, per cui potrei fare delle posizioni di yoga, quello si va bene, ok? Come dico sempre alla fine della mia lezione, ci vediamo lungo la strada.